Damien Hirst. Damien Hirst è uno degli artisti contemporanei più famosi e discussi nel mondo, in particolare per le sue opere estremamente provocatorie legate al senso della vita e della morte, che hanno spesso come soggetti animali imbalsamati e conservati in grandi teche di vetro piene di formalina. Hirst, oltre ad essere un importante artista contemporaneo, che si è aggiudicato il rinomato Turner Prize nel 1995, è anche un importante curatore, collezionista e imprenditore britannico. Hirst vive in Inghilterra, in un villaggio del Devon, Combe Martin, con la moglie e i figli. L'artista, il cui nome completo è Damien Stephen Brennan Hirst, è nato a Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel 1965 e in seguito si è trasferito più a nord, a Leeds, con la madre. Da giovane si è formato all'Accademia di Arte Jacob Cramer College, ora chiamata Leeds Arts University, per poi continuare i suoi studi al Goldsmiths College di Londra e infine lavorare come assistente nella galleria del mercante d'arte Anthony di Offey. Hirst è stato profondamente influenzato dall'artista Francis Davison, di cui vide una mostra nel 1983, e dal docente di arti visive del Goldsmiths College, nonché artista concettuale, Michael Craig Martin. Inoltre, un tirocinio svolto in un obitorio a Leeds lo segnò profondamente, facendo rivolgere il suo interesse verso i temi connessi alla morte, che lo hanno portato così a interrogarsi sulla fragilità della vita nelle sue opere successive. La morte per Hirst, a differenza di quanto si possa pensare, non è uno spettacolo puramente macabro, ma anzi un modo per celebrare la vita. La carriera artistica di Hirst iniziò durante i suoi anni di studio, nel 1988, quando curò con alcuni suoi compagni del Goldsmiths College di Londra una mostra autogestita, denominata Freeze, in seguito diventata celebre, organizzata in uno spazio dismesso nell'area portuale sul Tamigi. Alla mostra espose le sue prime opere, insieme a quelle dei suoi compagni, tra cui Matt Collishaw, Sarah Lucas e Michael Landy, con i quali formò il famoso gruppo degli anni 90 Young British Artists, giovani artisti britannici, altrimenti conosciuto con l'acronimo YBA, a cui si aggiunsero successivamente nuovi artisti di successo. Nel 1990 Hirst organizzò altre due mostre collettive molto influenti, Gambler e Modern Medicine, alle quali presenziò il noto pubblicitario e collezionista di arte contemporanea Charles Saatchi. Presente già alla mostra precedente, Freeze, è rimasto profondamente affascinato dall'artista, tanto da acquistare la sua prima grande installazione, A Thousand Years, esposta in Gambler. L'opera era incentrata sul ciclo della vita ed era costituita da una teca di vetro con al centro una parete divisoria forata, anch'essa di vetro, da cui entravano centinaia di mosche, prima larve, in un incubatore bianco e quadrato posizionato nell'altro lato della teca, che venivano attirate da una testa in decomposizione di un animale morto e da una lampada elettrica per insetti, che inevitabilmente fulminava le mosche malcapitate prima o dopo il loro macabro pasto. In quell'occasione, dopo l'acquisto dell'opera, Saatchi si affermò quale il principale acquirente e promotore sia di Hirst sia del gruppo dei giovani artisti britannici, fino al 2003, quando si incrinarono i rapporti. A Modern Medicine seguirono ulteriori mostre auto-organizzate e progressivamente crebbe l'attenzione delle gallerie e delle istituzioni per il lavoro degli YBAs, che, da giovani artisti inesperti, si trasformarono in abili artisti dal forte approccio imprenditoriale, riuscendo a guadagnare l'attenzione dei media e della scena culturale, soprattutto per la loro particolare modalità di comunicare l'arte, caratterizzata da sensazionalismo e tattiche visive shock. Hirst e il gruppo dei giovani artisti britannici giunsero al culmine della notorietà con la celebre mostra londinese Sensation, presentata alla Royal Academy of Arts nel 1997. Tra le opere più famose di Hirst
C'è The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, risalente al 1991, un'icona dell'arte contemporanea che ha suscitato dibattiti accesi sulla violenta spettacolarizzazione di animali morti, sulla natura dell'arte e sul suo valore, sul legame tra arte e commercio e tra arte e scienza. L'opera è costituita da uno squalo tigre imbalsamato lungo oltre 4 metri e immerso in una teca di vetro riempita di formalina. Quest'opera è diventata famosa per la sua unicità e perché suscitò forti reazioni e sensazioni contrastanti negli spettatori, tra cui sorpresa, attrazione, avversione, timore, controllo e potenza sui pericoli e sulla morte stessa. L'installazione è stata venduta a un prezzo molto elevato, dimostrando così il forte impatto sul mercato delle opere d'arte. Il successo di Hearst è cresciuto progressivamente, portandola ad esporre molte sue opere in importanti istituzioni artistiche, tra cui la Galleria Gagosian di New York, la Fondazione Cartier di Parigi e la Biennale di Venezia. L'artista Francis Bacon ha apprezzato tanto le opere di Hearst, col quale infatti condivideva lo stesso interesse e la stessa ossessione per le immagini viscerali di animali morti. Di Hearst si ricorda soprattutto una serie di opere che ha raggiunto quotazioni da record, tra cui l'Alaby Spring del 2002, consistente in un armadietto in acciaio lungo quasi 3 metri con all'interno più di 6.000 pillole farmaceutiche, o la celebre opera For the Love of God del 2007, formata da un teschio umano in platino ricoperto da migliaia di diamanti. Quest'ultima opera ha avuto un forte impatto sulla cultura popolare e sull'immaginario collettivo, tanto da reimpiegare questo simbolo in diversi campi sociali e commerciali. Hearst, oltre alle installazioni di animali imbalsamati, si è dedicato anche ai dipinti vicini all'informale, all'action painting e alla pop art, creando nuove tecniche, quale quella degli spin paintings e degli spot paintings. I primi venivano realizzati dipingendo su una superficie circolare in rotazione, mentre gli ultimi creando molteplici punti colorati, prevalentemente equidistanti gli uni dagli altri, su uno sfondo chiaro. La prima opera in cui comparve la forma tonda, che anticipò questa serie pittorica, risaliva al 1986 ed era intitolata Spot Painting, proprio come il nome di questa tipologia di dipinti realizzati da Hearst. Le tecniche pittoriche degli spot paintings e degli spin paintings furono molto controverse, in quanto si prestavano alla riproduzione meccanica dell'arte, allo stesso modo della pittura di Andy Warhol e Jeff Koons. Hearst, infatti, ha realizzato con i suoi assistenti più di 1.000 dipinti spot, similmente alla produzione seriale dei prodotti commerciali. La serie dei dipinti spot ricorda, per i colori vivaci e la precisa simmetria, le sue 30 serigrafie raffiguranti pillole farmaceutiche delle diverse tonalità e denominate The Cure, realizzate nel 2014. Le medicine per l'artista rappresentano potenti sostanze moderne in grado di condurre direttamente alla morte o di evitarla, rallentandola, e per questo motivo sono ricorrenti nelle sue opere, come nella grande installazione Pharmacy del 1992, che è costituita da armadi pieni di medicinali. Dall'inizio degli anni 2000, l'artista ha prodotto opere caleidoscopiche formate da migliaia di ali di farfalle su grandi tele dipinte, come la serie Sanctum del 2009, dalla forte valenza sacrale, The Aspects del 2019 e The Empresses del 2002, quest'ultima dedicata a 5 donne importanti della storia umana. Le sue ultime grandi mostre sono state Treasures from the Wreck of the Unbelievable, presentata al Palazzo Grassi e Punta della Dogana di Venezia nel 2017, e Cherry Blossoms, mostrata alla Fondazione Cartier di Parigi nel 2021. La prima presentava tesori antichi fittizi di una presunta nave affondata, come statue in bronzo, oro o acciaio, molte tempestate di conchiglie e coralli, appartenenti alla mitologia greca, egizia e induista e alla storia popolare d'animazione americana. La seconda mostra, invece, mostrava una serie di dipinti di ciliegi in fiore, con l'adozione della tecnica propria degli spot paintings. Hearst è riuscito a rendere l'arte accattivante e allo stesso tempo stimolante intellettualmente, a un pubblico molto ampio, contribuendo a segnare così il transito dell'arte contemporanea da cultura di nicchia a cultura più popolare.